Insieme racconteremo il lungo e affascinante viaggio della medicina, dalla preistoria fino all'età moderna. Attraverso le scoperte, le intuizioni e le rivoluzioni culturali, impariamo come l'uomo ha imparato a conoscere il corpo umano, a combattere le malattie e a sviluppare una scienza che ha salvato milioni di vite. Partendo dalle prime cure basate sull'osservazione della natura, passando per le grandi civiltà antiche, le università medievali, il Rinascimento, fino alle scoperte del Seicento e alle rivoluzioni del XIX secolo, questa serie illustra come si è costruita la medicina per come la conosciamo oggi. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro viaggio nella storia della medicina. Oggi ci spostiamo nell'antico Medio Oriente, tra le rive del Tigri, dell'Eufrate e del Nilo. Qui, tra templi e palazzi, nasce la prima medicina scritta. Un sapere che si separa lentamente dal mito e si organizza, che distingue i ruoli, descrive sintomi, elenca rimedi. È la nascita del medico scriba, colui che cura e scrive. Siamo nella terra dei Sumeri, degli Accadi, dei Babilonesi. In Mesopotamia la medicina è una combinazione di magia, religione e osservazione clinica rudimentale. Le malattie sono spesso viste come punizioni divine o possessioni, ma i medici iniziano a distinguere sintomi, fasi della malattia, prognosi. In tavolette d'argilla scritte in cuneiforme troviamo veri e propri manuali medici, come quelli del periodo di Hammurabi del XVIII secolo a.C. Un esempio? Se un paziente ha febbre e vomito, il medico consulta le tavolette, cerca i segni, formula una diagnosi e decide se serve un rituale, un'erba o un esorcismo. In Mesopotamia il medico ha un ruolo ufficiale, ma è controllato dalla legge. Nel famoso codice di Hammurabi sono fissate regole precise. Se un medico cura un nobile e fallisce, può perdere le mani. Se riesce, viene ricompensato in denaro. Una responsabilità enorme. Questo mostra quanto la medicina fosse considerata importante, ma anche rischiosa. Ci spostiamo ora in Egitto. Qui la medicina è più sistematica, più ricca e forse più laica. Nei papiri medici, come il papiro Ebers e il papiro Smith, databili al 1500 a.C. circa, troviamo ricette, descrizioni anatomiche, prognosi. Il papiro Ebers elenca più di 700 rimedi, tra piante, minerali, procedure fisiche. Il papiro Smith, invece, è quasi chirurgico, descrive ferite, fratture, tecniche di sutura e immobilizzazione. È medicina osservata, basata sull'esperienza clinica, non più solo su magia e religione. In Egitto il medico era spesso uno scriba, un sacerdote o un funzionario del faraone. I medici avevano una formazione specifica, trasmessa in templi scuola come quello di Per-Ankh, cioè casa della vita. Esistevano specializzazioni, medici dell'occhio, dei denti, dell'addome, persino ostetrici e veterinari. La medicina era anche parte del culto. Il dio della medicina era Thoth, ma si invocava anche Iside per la guarigione. Gli egizi praticavano anche una forma di medicina preventiva, lavaggi, rasatura del corpo, uso di oli antisettici. Tutto questo non per igiene moderna, ma per motivazioni religiose e rituali. Ma il risultato era lo stesso, una società con una certa attenzione alla salute e alla pulizia, che contribuiva a ridurre le infezioni.
Mesopotamia ed Egitto ci mostrano come, migliaia di anni fa, l'essere umano abbia cominciato a studiare la malattia, a descriverla con parole, a curarla con metodo. Con la scrittura nasce un sapere organizzato. Nasce la figura del medico come esperto, studioso, professionista. Nel prossimo episodio ci sposteremo ancora più a est, per scoprire come le antiche civiltà dell'India e della Cina affrontarono la salute e l'equilibrio tra corpo e universo. E mi raccomando, se tutto questo è stato interessante, è bene supportare il canale condividendo questo episodio, magari lasciando un mi piace o mettendo un commento per eventuali curiosità, che spero possano essere fugate il prima possibile. Alla prossima!